Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Beriate CSL Behring SpA. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cosa ha Beriate? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Beriate durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa ha Beriate? Beriate è un farmaco a base del principio attivo fattore VI di coagulazione del sangue umano liofilizzato, appartenente alla categoria degli antiemorragici vitamina K e nello specifico fattori della coagulazione del sangue. È commercializzato in Italia dall'azienda CSL Behring SpA. Beriate può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Beriate 1000 ml, flaconcino polvere più flaconcino solvente 10 ml più set. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: CSL Behring GmbH. Concessionario: CSL Behring SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: fattore di coagulazione del sangue umano liofilizzato. Gruppo terapeutico: antiemorragici vitamina K. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti con emofilia A, deficienza congenita di fattore VI. Questo prodotto può essere impiegato nel trattamento della deficienza acquisita di fattore VI. Posologia: il trattamento deve essere effettuato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dell'emofilia. Monitoraggio del trattamento. Durante il corso del trattamento, si consiglia di determinare accuratamente livelli di fattore VI al fine di stabilire la dose da somministrare e la frequenza alla quale ripetere le infusioni. I singoli pazienti possono presentare variabilità nella risposta al fattore VI, mostrando valori di emivite e livelli di recupero differenti. Il dosaggio basato sul peso corporeo può richiedere aggiustamenti in pazienti sottopeso o in sovrappeso. Nel caso di interventi di chirurgia maggiore, in particolare, è indispensabile un preciso monitoraggio della terapia sostitutiva attraverso il controllo dei parametri della coagulazione, attività plasmatica del fattore VI. I pazienti devono essere monitorati per lo sviluppo di inibitori del fattore VI. Vedere anche il paragrafo 4.4. Posologia: il dosaggio e la durata della terapia sostitutiva dipendono dalla gravità della deficienza di fattore VI, dalla localizzazione e dall'entità del sanguinamento nonché copyright dalle condizioni cliniche del paziente. Il numero di unità di fattore VI somministrate è espresso in unità internazionali, UI, correlate all'attuale standard concentrato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, U, per i prodotti a base di fattore VI. L'attività del fattore VI nel plasma è espressa in percentuale, riferita al plasma umano normale, o preferibilmente in UI, riferita a uno standard internazionale per il fattore VI nel plasma. Una UI di attività di fattore VI è equivalente alla quantità di fattore VI contenuta in 1 ml di plasma umano normale. Trattamento su richiesta. Il calcolo della dose necessaria di fattore VI è basato sul dato empirico che 1 UI di fattore VI per chilogrammi di peso corporeo aumenta l'attività di fattore VI nel plasma di circa il 2%, 2 UI/dL, dell'attività normale. La dose necessaria viene determinata usando la seguente formula: unità necessaria uguale peso corporeo chilogrammi x aumento desiderato di fattore VI per 100 UI/dL x 0,5. La dose da somministrare e la frequenza delle somministrazioni devono essere sempre orientate al raggiungimento dell'efficacia clinica nel singolo caso. Nel caso dei seguenti eventi emorragici, l'attività del fattore VI nel periodo corrispondente non deve scendere al di sotto del livello indicato di attività plasmatica, in percento del valore normale o in UI/dL.
La tabella seguente può essere impiegata come guida per stabilire il dosaggio nel caso di episodi di sanguinamento e di interventi chirurgici. Gravità dell'emorragia / tipo di intervento chirurgico. Livello richiesto di fattore VI, % UI/DL. Frequenza delle dosi, ore, / durata della terapia, giorni. Emorragia. Emartro iniziale, sanguinamento muscolare o sanguinamento del cavo orale. 20 a 40. Ripetere l'infusione ogni 12-24 ore. Almeno 1 giorno, fino alla risoluzione dell'episodio di sanguinamento, come indicato dal dolore, o al raggiungimento della guarigione. Emartropia esteso, sanguinamento muscolare o ematoma. 30 a 60. Ripetere l'infusione ogni 12-24 ore per 3-4 giorni opia fino alla risoluzione del dolore e della disabilità acuta. Emorragie con pericolo di vita. 60-100. Ripetere l'infusione ogni 8-24 ore, finché copyright il pericolo di vita non sia stato scongiurato. Chirurgia. Chirurgia minore, estrazioni dentarie incluse. 30 a 60. Ogni 24 ore, almeno 1 giorno, fino al raggiungimento della guarigione. Chirurgia maggiore. 80 a 100. Pre- e post-operatorio. Ripetere l'infusione ogni 8-24 ore fino al raggiungimento di adeguata guarigione della ferita. Proseguire la terapia per almeno altri 7 giorni per mantenere un'attività di fattore VI del 30-60% UI/DL. Profilassi. Per la profilassi a lungo termine di sanguinamenti in pazienti con emofilia grave, le dosi usuali sono comprese tra 20 e 40 UI di fattore VI per chilogrammi di peso corporeo, somministrate ad intervalli di 2-3 giorni. In alcuni casi, soprattutto nei pazienti più giovani, possono rendersi necessari intervalli più brevi o dosi più elevate. Popolazione pediatrica. Il dosaggio nei bambini è basato sul peso corporeo e quindi in generale si applicano le stesse linee guida indicate per i pazienti adulti. La frequenza di somministrazione deve sempre essere orientata al raggiungimento dell'efficacia clinica nel singolo caso. Sono disponibili dati sul trattamento di bambini di età inferiore a 6 anni, vedere il paragrafo 5.1. Modo di somministrazione. Per uso endovenoso. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. La preparazione deve essere portata a temperatura ambiente o a temperatura corporea, prima di essere somministrata. Iniettare o infondere lentamente per via endovenosa ad una velocità confortevole per il paziente. La velocità di iniezione o di infusione non deve essere superiore a 2 ml/minuto. Tenere sotto osservazione il paziente per la comparsa di qualsiasi reazione immediata. Nel caso abbia luogo una reazione che possa essere correlata con la somministrazione di bariate, si deve ridurre la velocità di infusione o interrompere l'infusione a seconda delle condizioni cliniche del paziente, vedere anche il paragrafo 4.4. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Per migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere registrati con chiarezza. Ipersensibilità. Sono possibili reazioni di ipersensibilità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono state riportate interazioni di prodotti a base di fattore VI umano della coagulazione con altri prodotti medicinali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere bariate durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere bariate durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono stati condotti studi sulla riproduzione animale con fattore VI. Gravidanza ed allattamento. In considerazione della rarità del verificarsi dell'emofilia nella donna, non vi è esperienza riguardo l'impiego, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Bariate non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
effetti indesiderati, riassunto del profilo di sicurezza, ipersensibilità o reazioni allergiche, che possono includere angioedema, bruciore e dolore nel sito di infusione, brividi, vampate, orticaria generalizzata, cefalea, orticaria, ipotensione, letargia, nausea. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Finora non sono noti sintomi da sovradosaggio con il fattore VI della coagulazione da plasma umano. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemorragici. Fattori della coagulazione del sangue. Codice ATC. V02BD02. Il complesso fattore VI/fattore von Willebrand ha formato da due molecole, fattore VI e fattore di von Willebrand, con proprietà farmacocinetiche. Dopo iniezione endovenosa del prodotto, l'attività del fattore VI decade mono, o bi esponenzialmente. L'emivita terminale varia tra 5 e 22 ore, con un valore medio di approssimativamente 12 ore. L'aumento, dati preclinici di sicurezza, tossicità generale. Gli studi tossicologici con somministrazione ripetuta non sono stati eseguiti a causa dello sviluppo di anticorpi contro le proteine eterologhe. Non sono stati evidenziati effetti tossici negli animali. Elenco degli eccipienti: glicina, calcio cloruro, sodio idrossido, in piccole quantità, per l'aggiustamento del pH, saccarosio, sodio cloruro. Solvente fornito. Acqua per preparazioni iniettabili, rispettivamente 2,5 ml, 5 ml e 10 ml. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di bariate a base di fattore VI di coagulazione del sangue umano liofilizzato sono Emoclot, Clot. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.